Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana. Un'altra settimana piuttosto ricca di cosette molto interessanti in ambito action figures, sia in scala 1 a 12 che 1 a 6, e per Hot Toys qualcosa di molto particolare, non in scala 1 a 6. Unico annuncio della settimana, lo vedremo fra pochissimo. C'è anche il ritorno di InArt con le sue Morphig in 1 a 12, Blitzway con i Ghostbusters finalmente, e Jazz Inc. con il Batman serie animata e il pinguino che tanti di voi so per certo che stavano aspettando. Quindi ragazzi, come al solito, bando alle ciance, tuffiamoci immediatamente sui primi pezzi di questa settimana. Il Jubagie in 1 a 12 della Morphig di InArt, pezzo che io prenderò senza dubbio, almeno ci proverò. Tratto da Black Myth Wukong, videogioco che, come vi ho detto la scorsa settimana, sto apprezzando tantissimo, lo sto amando e non posso non prendere questo Jubagie, compagno del nostro protagonista nel videogioco. Non vi dico altro perché magari qualcuno di voi non l'ha ancora giocato. Quello che mi sorprende è il prezzo, un $42, quindi l'equivalente di 36-37 euro al momento, oggi che sto registrando, più ovviamente le spese di spedizione se preso direttamente da InArt. Ovviamente arriverà anche sul Colosso dei Nerd, molto probabilmente, io lo prenderò da lì, però ecco, questo è un pezzo, il prezzo alla fine ci può stare perché è piccolino, comunque continua a sorprendere la linea presa da InArt per queste Morphig. Avevamo già visto come il Batman alla fine avesse sorpreso tutti, sia per qualità sia per il prezzo piuttosto ridotto, tutti si aspettavano un prezzo chissà quanto alto. Anche in questo caso la qualità sembra non mancare, sebbene le dimensioni di questo Jubagie siano veramente molto ridotte, ma anche il prezzo è molto favorevole, quindi io ragazzi lo prenderò e poi ovviamente lo porterò sul canale. Adesso rimaniamo in ambito 1 a 12 spostandoci su Tamashii Nations e SH Figuarts in ambito Dragon Ball. Già è stato annunciato un po' di tempo fa, ma volevo che la news fosse piuttosto completa prima di parlarvene. Collaborazione fra Tamashii Nations con SH Figuarts e Dragon Ball Legends, il videogioco mobile che ormai c'è da un po' di tempo, e quindi verranno rilasciate queste due figure, Charlotte e Giblet, direttamente da Dragon Ball Legends. C'è qualche immagine, mi sembrano anche di una fattura piuttosto buona, usciranno nel gennaio del 2026, almeno per quanto riguarda Charlotte, credo che anche Giblet, sì, stessa data di uscita, quindi lo vediamo anche in varie versioni, finalmente vestiti in tessuto, quindi una release molto interessante. Ci sarà anche, appunto, ci sono un paio di tease da parte di Tamashii Nations, SH Figuarts con questo Krillin che sembra andare a riprendere il momento dell'esplosione del Krillin stesso ad opera di Freezer, vedremo se sarà effettivamente questo, con la rivelazione di questa figura il 29 maggio del 2025, quindi probabilmente ne parleremo la prossima settimana. Poi ragazzi, ancora interessante, anche con una foto piuttosto ambigua, si riconosce essere il naso di Aesop, e spero che sia il naso e non un'altra parte, ma anche in questo caso il 25, quindi probabilmente oggi che voi starete vedendo il video, io sto registrando sabato 24, però stasera verrà rivelato Aesop e sembra appunto andare a continuare la linea di Romance Dawn che sto facendo anch'io, quindi non posso che essere felice perché anche questo sarà un pezzo che andrò a recuperare per la serie One Piece. Poi spostiamoci invece su Blitzway con i suoi Ghostbusters. Tantissime persone stanno aspettando questi Ghostbusters 2.0, finalmente sembrano arrivare a giugno. Il quartetto quindi viene riproposto e volevo ricordare ragazzi che Blitzway non ristampa mai. Buon intenditor, poche parole. In questo caso invece sembra che l'abbia fatto. Quindi torna a giugno il quartetto dei Ghostbusters e qui vedremo quanto ci faremo male con il prezzo. Secondo me rimarremo più o meno sulla linea della prima release. Vediamo, molto interessante e soprattutto super attesi. Hot Toys. Siamo su Hot Toys con una sorpresa per questa settimana, che poi sorpresa in realtà non è chissà quanto. Stitch da Lilo e Stitch, l'ultima fatica di Disney, film
è uscito il 21, se non mi sbaglio, di questo mese, quindi veramente pochissimo tempo fa, e Hot Toys va a riproporre questa, che in realtà è una sorta di 1:2, non viene specificata la scala, ma è uno Stitch completamente articolato in appunto 39 cm di altezza, quindi più o meno metà dell'altezza reale di Stitch, che dovrebbe essere intorno agli 80-85 cm, da come mi sono documentato, insomma. Particolarità di questo Stitch: sarà ricoperto in peluche, praticamente, quindi in pelo, orecchie articolate, c'è una basetta un po' particolare, rotonda, anche abbastanza grossa ovviamente, mani intercambiabili, occhiali da sole, vari altri accessori, e sembra essere veramente super carino questo Stitch. Un po' grandino forse, quindi dovrà essere un pochino adattato anche se dovessi prenderlo alle dimensioni dei miei scaffali, quindi una quarantina di centimetri come abbiamo detto, in pose un po' più dinamiche, magari con le orecchie alzate, potrebbe anche superarli. Movie Masterpiece 815, ripetiamo, 39 cm, qui dice punti di snodo 0, ma non mi sembra proprio che sia così, quindi secondo me si sono sbagliati qui sul sito, e uscita secondo-terzo trimestre del 2026. Molto particolare questa come release. Io ragazzi spero vivamente, e credo proprio che lo faranno, incrociamo le dita, in una 6 di... una 6, io spero 1-1 in realtà, di Toy Story, quindi di Buzz e Woody. Seguendo il filone Disney, spero che la prossima mossa in questo ambito da parte di Hot Toys sia questa. Poi adesso ragazzi spostiamoci invece su Jazz Inc. Jazz Inc. che ha finalmente reso ufficiali, diciamo, i preordini degli ultimi lavori su cui si sta impegnando. Dopo Catwoman c'è il Batman della serie animata, che vedremo adesso in varie versioni, poi la Tumbler e poi il tanto atteso, tanto agoniato Pinguino. Allora ragazzi, vi faccio una rapida carrellata, poi le andiamo a vedere un pochino insieme. Per quanto riguarda il Batman della serie animata ci saranno ben 4 versioni, per il Pinguino addirittura 5. Allora, ci saranno una versione con il body animato, diciamo in quello stile appunto direttamente dalla serie animata, un altro invece con il body realistico, che stanno sul sito appunto a $303 ciascuna, quindi non cambia il prezzo una dall'altra, mentre cambia per le versioni autografate, che poi in realtà non sono autografate, ma c'è soltanto la firma di Paul Dini, che è uno dei creatori della serie animata stessa. Quindi aumenta di $60 circa, per avere questa particolarità, la basetta appunto firmata da Paul Dini, con firma stampata, non è che si è messo a firmare tutte le copie. Adesso la vedremo più nel dettaglio, mentre per Pinguino invece avremo 4 versioni, un pochino come Catwoman, quindi una versione fogne con rispettiva versione deluxe, una sindaco con rispettiva versione deluxe, e poi il pack con tutto insieme più un diorama aggiuntivo per i più coraggiosi che avranno intenzione di spendere. Adesso vedremo quanto. Quindi andiamo a vedere singolarmente le varie versioni. Questo è il Batman della serie animata, come vi dicevo, con il body appunto animato, quindi un body un po' più caricaturale, chiamiamolo così, meno realistico e più fedele a quello che era effettivamente il Batman della serie animata. Abbiamo la doppia testa, vari accessori che adesso non vi sto ad elencare, anche varie visi intercambiabili per le varie espressioni. Ne avevamo già parlato di questo Batman, quindi ragazzi non mi ci soffermo, è giusto per farvi una panoramica più precisa qualora voi voleste preordinarlo. Abbiamo poi invece la versione che io personalmente preferisco, quella con il body più realistico, bello massiccio, bello cazzuto. Qui abbiamo le stesse immagini perché alla fine, vi ripeto, si tratta della stessa identica versione, soltanto che il body è più realistico, quindi con una muscolatura più simile a quella che potrebbe essere quella di una persona normale, diciamo, bello massiccio, bello grosso, e questa è l'unica differenza. Come vi dicevo, stesso prezzo. Per quanto riguarda il Pinguino invece le cose si fanno un pochino più complicate. Abbiamo la versione fogne, quindi The Sewer Penguin, a $364,
Anche qui io è inutile che vi dica che penso che sia un capolavoro visto così, è davvero molto figo, davvero, tanto. E questo appunto a $364 è la versione standard, mentre c'è una rispettiva versione deluxe che ha una testa aggiuntiva, tanti altri accessori in più ragazzi, c'è tanta roba in più, infatti viene a costare praticamente il doppio, stiamo parlando di $608. Però in questo caso appunto è la versione più completa con tanta roba, non ci dovrebbe essere il diorama è soltanto un'esclusiva del pack con tutte e due le figure. Come vedete appunto la quantità e la qualità degli accessori è ben diversa rispetto alla versione standard. Poi, sempre per il pinguino abbiamo la versione Sindaco, quindi torniamo alla versione standard però Sindaco a $364,78, anche questa, che ve lo dico a fare, meravigliosa. Io penso che roba del genere l'ho vista fare soltanto in versioni custom, quindi davvero sono molto colpito dalla qualità di questo pinguino. E anche per questa parte Mayor, questa parte Sindaco, c'è una versione deluxe a $584, quindi un pochino meno costosa rispetto a quella che abbiamo visto per la versione delle fogne. Anche questa particolarissima, stupenda. Io penso che la cosa più figa da fare sarebbe prendere il pack da 4, perché sono davvero bellissime, sarebbe veramente difficile scegliere. E questa infatti è la versione da 4 con $1.377, quindi una spesa che magari non tutti possono o vogliono affrontare, però questa è la versione completa con tutte e due praticamente le versioni deluxe più il diorama per andare a creare come si dice, l'esposizione definitiva per un personaggio del genere. Poi ovviamente ci sono anche i pinguini, il set dei pinguini, anche questo chiamiamolo una sorta di diorama a $145 che vanno appunto ad arricchire l'esposizione di pinguino e fanno parte sempre del pack da 4, però volendo possono essere acquistati anche a parte per andarli ad affrancare magari una versione standard e spendere questi $145 in più e arricchire un pochino l'esposizione. Poi ragazzi, per la fine del video, come sempre, andiamo sul colossodinerd.com per vedere gli ultimi arrivi. Io vi segnalo come sempre il Saruman di Asmus, che ce l'ho sulla punta dell'acquisto, sulla punta della carta di credito, perché da affiancare a Leinart sembra davvero una scelta valida, però ci penserò ancora un po'. Tanta bella roba, abbiamo visto i preordini della scorsa settimana di Obi-Wan a $2,99, del Vader standard a $3,29, a $4,79 invece quello con il tavolo operatorio. Vi segnalo anche l'ultima espansione delle carte di Dragon Ball, un booster particolare dedicato solo al manga. E questa a $99 ci sono delle carte, delle chicche prese dal manga, dalla prima versione di Dragon Ball, davvero eccezionale. Quindi ragazzi date uno sguardo al sito, insomma al Colosso dei Nerd, per andare a vedervi queste carte e secondo me vi convinceranno. Poi vari Nendoroid tratti da Yakuza Like a Dragon e poi il buon Stitch che abbiamo visto prima di Hot Toys a €250, che è un prezzo davvero vantaggioso per una figure di 40 cm con Stitch, che credo sia lo Stitch definitivo ragazzi. Quindi per gli amanti di Stitch, soprattutto se avete visto il film in questi giorni, raga, non lasciatevelo scappare, mi raccomando. Detto questo, raga, io sono contento, questa settimana alla fine sembrava arrancare un pochino, soprattutto per Hot Toys che ha tirato fuori solo Stitch. Spero che la prossima sia un po' più ricca di qualche annuncio importante, magari sul fronte Marvel, sul fronte DC, e qualche release, soprattutto perché è il momento di avere qualcosina in più in collezione, visto che questo è un periodo un pochino di magra. Ma quello che mi ha sorpreso è la Morphig di Inart e soprattutto Jazz Inc, con una qualità veramente strepitosa. E sul fronte DC, con questi personaggi, Pinguino, Catwoman, eccetera, ragazzi, sta veramente spaccando i culi. Quindi fateci un pensiero per questo Pinguino, so che tantissimi di voi stavano aspettando quello di Hot Toys, ma quando esce, avete quello di Jazz Inc.
avete la possibilità di recuperarlo a un prezzo anche molto buono. Quindi raga, fateci un pensiero, fra un po' ci sarà ovviamente tutto quello di cui vi ho parlato sul colosso dei nerd, sapete che i prezzi sono sempre quelli più vantaggiosi, quindi mi raccomando, fatemi sapere che cosa avete intenzione di fare qui sotto nei commenti, ci vediamo al prossimo video news della settimana, la prossima domenica, e durante la settimana come al solito con i soliti contenuti. Buona domenica ancora raga, buon inizio di settimana, alla prossima, ciao raga, a presto!